Bene, bene, bene ragazzi, oggi parleremo del decreto rilancio, dei fondi che lo Stato italiano ha versato in questo grande ecobonus, però nello specifico ci occuperemo del bonus relativo alle auto, e i mezzi di micromobilità elettrica, eccetera, eccetera. E allora, gli incentivi del decreto rilancio sono stati esauriti in circa 2 settimane, forse anche meno. Erano attorno alle 50 milioni di euro, sì, 50 milioni di euro stanziati per l'acquisto di nuove vetture ad alta efficienza con basso inquinamento, e nel giro di qualche settimana sono andati a finire. E ora ultimamente, cioè oggi, abbiamo notizia che il governo italiano ha stanziato ulteriori 400 milioni di euro per diciamo sempre la mobilità elettrica. Stavolta però attenzione, hanno diversificato diciamo la platea, classificandola in base alle emissioni di CO2 delle vetture. Mi spiego meglio. 50 milioni di euro, più della metà sono stati già prosciugati anche da vetture a motore a combustione, però non tutti i motori a combustione ovviamente, devono essere almeno Euro 6. Poi 150 milioni di euro saranno destinati alla fascia che ha emissioni da 0 a 60 grammi per chilometro. Questi perciò includono le auto 100% elettriche e le ibride. Poi altri 150 milioni finiranno dai 61 ai 90 grammi per chilometro e sono tutte le ibride. E poi infine 100 milioni che hanno diciamo un'emissione dai 91 ai 110 grammi per chilometro e che sono le normali vetture a motore endotermico Euro 6. Perciò facendo così loro hanno obbligato diciamo a mantenere molto più alte le fasce relative al motore elettrico. Però ragazzi, a mio avviso dovevano almeno fare 200 milioni di euro per le elettriche, pure elettriche, e poi quello che restava lo dividevano. Cioè io non davo nulla per esempio all'Euro 6, cioè per me il motore a combustione deve scomparire. Prima scompare meglio è. Cioè se io oggi vado a comprarmi un'auto a combustione, anche se è Euro 6, col mercato dell'elettrico che sta avanzando prepotentemente, cosa vuol dire? Che io i soldi spesi per un Euro 6 in 2 massimo 3 anni, il valore di quella mia auto sarà nullo. Cioè se prima per esempio i diesel mantenevano il loro valore per anche 4, 5, 6 anni, perché appunto erano diesel, oggi che sia diesel che sia benzina, il valore intrinseco poi all'atto pratico della vettura andrà sempre peggio, cioè sono soldi persi. Perciò anche in visione a questo io non inserivo nel bonus l'endotermico, io lasciavo solo le auto elettriche. Se davvero si vuole spingere sulle auto elettriche, il bonus doveva servire in toto, cioè 400 milioni per l'acquisto di nuove auto elettriche. Perciò si sa anche che non sarà solo questo come bonus, ce ne saranno in futuro altri, anche perché il primo è stato prosciugato in pochissimo, questo ci metterà qualche settimana in più perché ovviamente sono molti di più anche i soldi, però nello specifico spero che i prossimi li lascino esclusivi all'elettrico, così da aiutare realmente chi vuole comprare un elettrico e per arrivare ad avere uno sconto molto più alto, perché parliamoci chiaro,
un'auto elettrica 100% che ti costa 30.000 euro, anche super scontata con tutti gli incentivi, non è alla portata di tutti, ragazzi. Perciò loro devono spingere l'elettrico, se lo vogliono devono fare questo, devono fare scendere ad almeno 20-25 mila euro, che già 25 è anche tanto, però uno dice è elettrica, risparmio nel tempo, perciò l'investimento un tantino più alto lo posso anche fare, ma oltre i 20-25 è troppo, parlando ovviamente di auto alla portata di tutti. Poi è normale che ci saranno le auto un po' più costose, perché hanno più prestazioni, perché hanno più potenza, perché hanno più chilometri percorribili, però negli standard devono stare sotto i 20-25. E come? Con gli sconti delle case produttrici e con i vari bonus. Niente ragazzi, per questo video è tutto, spero ti sia stato utile, iscriviti al canale, mi raccomando, like, ciao e al prossimo video.